Ciao a tutti e ben ritrovati ancora sul mio canale. Oggi andremo a parlare di un argomento molto importante. Il take profit, che è ciò che tutti vogliamo vedere sulle notifiche del nostro telefono, ma in primis lo stop loss, che significano cioè, in maniera corrispondente stop alle perdite e presa di profitti. Presa di profitti. Mettiamo anche le freccettine così si capisce. Ok, quindi cosa significa tutto ciò? Significa che quando noi andiamo ad operare all'interno del mercato, noi non dobbiamo per forza stare davanti al grafico e dire ok, aspetta, appena arriva lì, premo il pulsante che così almeno porto a casa i miei soldi. No, non dobbiamo far così. Noi, grazie alla tecnologia, si può dire, sì, grazie alla tecnologia, noi possiamo impostare sia il take profit sia lo stop loss e il broker ti chiude l'operazione in automatico, sia che sia in perdita sia che sia in profitto. Noi possiamo metterlo in maniera automatica in base alla nostra analisi, in base a come operiamo, quindi facciamo in maniera automatica e si stoppa l'operazione. Quindi andiamo a prendere l'esempio magari dell'altra volta. Noi abbiamo un'operazione che parte da qua e va su per 166 pips, ok? Quindi noi qua facciamo finta, qua siamo a 0 pip profit, perché logicamente siamo appena partiti, e invece qua siamo a 166 pips profit. È un esempio, ovviamente. Ora, se tutto va bene, la nostra operazione andrà a buon fine. Allora, facciamo così. Allora, lo cambiamo dopo. Andrà a buon fine, lui, la nostra valuta si farà i suoi movimenti e noi avremo il nostro take profit. E quindi il nostro broker, nel momento in cui la nostra operazione... non ho premuto niente. La nostra operazione arriva su questa riga qua dove noi abbiamo messo il take profit, chiude in automatico l'operazione e noi non dovremo fare assolutamente nulla. Ora spostiamola di qua, mettiamo caso invece che noi abbiamo un'operazione che fa questo prima di partire, ok? Mettiamolo di nuovo lì. Ora noi abbiamo sempre il nostro take profit qui, allora spostiamo questa riga senza metterne 18, abbiamo il nostro take profit qui, sempre cosa? A 166 pips profit e quindi come abbiamo detto adesso, in caso la nostra operazione dovesse arrivare su questo livello, il nostro broker chiuderebbe in automatico l'operazione, noi partiamo sempre da qua, 0 pip profits, profizza, profits, però ovviamente il mercato non è che dice ok, Matteo è entrato qua e allora siccome ha messo il take profit qui andiamo subito direttamente lì. No, ci possono essere delle oscillazioni, come è successo qua. Ora, mettiamo caso che il vostro stop loss sia a, facciamo un terzo di questo, poi vi spiegherò il motivo, quindi una cinquantina di pips, e mettiamo caso che il vostro take profit sia proprio su questo punto, il vostro stop loss sia proprio su questo punto, a meno, qua il testo, meno 55 pips profit. Profit che poi sarebbe loss, facciamo loss. Cosa succede? Il vostro broker, la vostra operazione magari parte in positivo. Poi, ovviamente, come abbiamo spiegato nella lezione, in 2 lezioni fa, c'è una fase di ritracciamento, però va a toccare lo stop loss. Il vostro broker vi chiude la vostra operazione con meno 55 pips di stop e poi, se l'operazione va avanti e va a profitto, questa qua non viene più calcolato
Perché? Perché voi vi siete protetti, il vostro capitale, da una possibile perdita ingente. Allora, adesso ve lo sposto che così teniamo i tre esempi vicini. Così ve lo sposto qua, perché adesso vi spiego il motivo per il quale è conveniente mettere lo stop loss. Perché magari la gente dice, ho capito, ma se poi riparte, che due scatole, e avete perfettamente ragione. Ma mettiamo il caso che non dovesse ripartire. Eh, se non dovesse ripartire, voi cosa fate? Continuereste a perdere soldi, perché il vostro stop loss è qui. Ehm, Questa riga qua, sì. Qua. Magari l'operazione fa così, non vi prende ancora lo stop loss, fa così, ma poi va giù, crolla e va giù, ma allora mettiamolo così, e va giù di appunto, facciamo finta, meno 166 pips. Voi avete il vostro stop loss sul 55 pips se siete intelligenti e gestite bene il vostro capitale. Se invece non avete nessun tipo di stop loss, voi non perdete 55 pips, che facciamo finta che siano 55 euro, ok? 55 e adesso vado a trovare l'euro perché sulla mia tastiera non c'è. Voi magari avete perso 55 euro, ok? Ma preferite perdere 55 euro di un portafogli di 5.500 perché di solito si tende a perdere l'1%, o preferite perderne 5.500 perché non mettete lo stop loss? Vedete la differenza? Lo stop loss è talmente utile che non bisogna neanche pensarci a non metterlo. Bisogna per forza metterlo. Perché? Perché è un qualcosa che ti salva il tuo conto. Molte persone dicono, ma tanto io sono agrafico, posso anche non metterlo, al limite, appena vedo che il mercato scende, la chiudo manualmente. Ma siamo sullo stesso discorso di prima. Se il mercato in un momento perché ci sono delle notizie che fanno muovere il mercato tanto, 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 come in questo esempio qua, cioè se in uno sputo il mercato ti fa 200 pips in sell e tu sei in buy, cosa fai? Perdi 200 pips e dici vabbè dai ho perso 200 euro. Su 5.500 ci può stare, non ci può stare. Non ci può stare, perché è più del 4%. Non va bene, non va bene. Quindi ogni singola volta, quando noi andiamo ad operare a mercato, andiamo, per forza di cose, a mettere sì un take profit, perché comunque è quello che tutti puntiamo, no? Ma soprattutto uno stop loss, che è ciò che salva dal perdere i propri soldi e da continuare ad aprire conti Forex e continuare a perdere soldi. Perché? Perché molte persone dicono questo sistema non funziona, ho perso tutti i soldi del portafogli, perché? Perché non mettono stop loss. Quindi, come però bisogna mettere lo stop loss e come bisogna andare a mettere il proprio take profit? Ci sono eh, ci sono vari pensieri, ok? Ognuno poi ha la propria operatività. Partiamo da questo. Mettiamo caso abbiamo due operazioni identiche, ok? Sto in buy o in sell. Ora, mettiamo uno stop loss di 50 pips. Ho messo 500 per il discorso delle pipette, che sarebbe lo zero finale. Però queste due cifre sono i pips. 50 pips. E qua uguale. 50 pips. Ora, cosa significa gestire la propria operazione? Significa che tendenzialmente le persone puntano a 1 a 3. Vuol dire che se io perdo 1, guadagno 3. Quindi, se lo stop loss è di 50 pips, noi quante dovremo andarne a guadagnare? Vediamo se fate i calcoli al volo e li fate giusti. Esatto, 150 pips. Ok? È uguale di qua. 150 pips. Ora, ovviamente
ci può stare qualsiasi cosa, ok? Cioè qualsiasi percentuale qua sopra, ok? Nella parte di profitto, perché per esempio una volta a me è capitato di fare un 1 a 60, quindi perdendo 1 ne ho guadagnati 60, ok? Però il discorso è questa parte qua, la parte, le frecce laterali ci sono, no? Beh, direi di sì, se ci sono su e giù c'è anche il laterale. Questa parte qua arancione tendenzialmente non deve mai essere mai superiore a al 1%. Cosa significa? Che se magari facciamo un po' più grande. Ok. Cosa significa? All'1%, ma di cosa? Del proprio conto. Ok. Cosa significa? Che mettiamo caso che voi abbiate un conto da 1 milione. Dai, facciamo che abbiamo tutti un conto da 1 milione. Quindi 1 milione di dollari di conto. L'1% cosa sarà? Vediamo chi è svelto nella matematica. Io ero bravo un tempo, poi piano piano ho iniziato a perderla. L'1% sono 10.000 dollari, giusto? Perché il 10% sono 100.000, l'1% sono 10.000. Quindi sono 10k dollari. Ed è questo l'1%, ok? E uno magari può dire, Madonna però, Usti, cioè su un conto di 1 milione devo andare a perdere 10.000 dollari. Se tu fai un 1 a 3, quanti ne vinci? Se vinci il 3% ne vinci 30k. Cioè, capite bene che come puoi perderne tanti, perché ne puoi perdere tanti, ne puoi anche vincere tanti, e come ne puoi vincere tanti, ne puoi comunque perdere tanti. Quindi, tutta questa cosa qua che vi ho fatto vedere in questo momento, lo stop loss, il take profit, il quanto rischiare, eccetera, si chiama risk management. Scrivetevelo a caratteri cubitali, anzi lo scrivo anch'io a carattere cubitale, il risk management, anzi, e lo sottolineo pure così, però con un colore un po' più vivo, magari no, che schifo il giallo, così. Dai, così il rosso. Il risk management è ciò che vi eviterà di far perdere, di perdere tanti soldi. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che noi abbiamo stop loss e take profit, che significa stop alle perdite e presa di profitti. Noi possiamo metterli in maniera automatica o comunque possiamo anche andare a premere tipo chiudi l'operazione in maniera manuale. Abbiamo visto come si muove il mercato, ok? E dove mettere magari gli stop, cosa è lo stop, è una riga, è un punto, è una cifra. E siamo andati a vedere in una situazione di, magari possiamo anche farla così, in una situazione di aperta operazione cosa significa lo stop loss e il take profit. Abbiamo visto quanto dovremmo rischiare massimo, poi ognuno ha la propria operatività, ripeto, però tendenzialmente è l'1% e inferiore, perché c'è anche gente che rischia meno dell'1%. E abbiamo visto un esempio pratico di stop loss, che magari andremo a mettere un po' più piccolo, e di take profit, di cifre, in base al proprio capitale. E tutto questo si chiama risk management. Io con questo vi saluto. Non vi dirò cosa farò la prossima settimana, perché iniziamo ad utilizzare gli indicatori, che è la parte penso più divertente. E con questo vi saluto, anzi no, facciamo così, un piccolo in... Sì, devo cancellare... Ah, perché, ok, giustamente devo mettere il testo. Indicatore numero 1. Mettiamo così grande. Io vi lascio, vi saluto, vi auguro una bella giornata e ci vediamo al prossimo video. Lasciate sempre un like magari, un commento se avete capito, se non avete capito, che così lo riprendiamo il prossimo video e buona giornata.
Ciao a tutti.